Aggiornamento di calciomercato Inter, siamo a pochissimi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato e si è sbloccata anzi la cessione di Tomás Palacios che va al Santos. L'agente del difensore argentino ce lo ha confermato e quindi dopo ad un anno dal suo arrivo in Italia, Tomás Palacios torna in Sud America, va in Brasile al Santos con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro circa, è fissato il riscatto e qualora poi il Santos dovesse esercitare questo riscatto, l'Inter manterrebbe il 20-30% sulla futura rivendita. Queste dovrebbero essere le percentuali e questa dovrebbe essere la formula. Vedremo poi se scatterà mai questa opzione per il riscatto. Per il momento però libera uno slot, libera uno spazio nell'Inter, non uno slot per gli extracomunitari, c'è stato un po' di disattenzione, un po' di errori sui media in queste ore su questa cosa, libera però uno spazio nella rosa dell'Inter e questo apre a degli interrogativi su quello che intende fare l'Inter adesso in entrata nelle prossime ore. Allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto, mi raccomando. Allora partiamo col dire che intanto c'è anche la questione Taremi da tenere d'occhio e da risolvere. Taremi è stato messo alla porta e come diceva anche il nostro Simone Frizza ieri sera in diretta, io ditemelo voi nei commenti, ma non ricordo altri casi recenti di giocatori messi così fuori dalla porta dell'Inter con una decisione così forte, messo fuori da tutte le liste. Perfino Palacios lunedì sera era ancora in panchina e 12 ore dopo era stato completato l'accordo con il Santos, per farvi capire. Quindi quello dell'iraniano è un caso molto particolare, è stato contattato dal PSV Eindhoven, ci sono un altro paio di società estere interessate che però attendono le ultime ore per affondare il colpo. C'è stato un contatto col Sassuolo, francamente sembra un'ipotesi difficile, anche se c'è chi ha ipotizzato addirittura un possibile scambio con Berardi, che però, ecco, vi chiedo se lo fareste o no, magari fatemelo sapere nei commenti, ma anche qua lo vedo molto molto difficile. Comunque l'Inter vuole completare l'uscita di Taremi dopo quella di Palacios, due uscite che completerebbero a quel punto il quadro degli esuberi da piazzare, discorso che ci porta poi anche a fare un aggiornamento sulla questione delle liste, su cui vi tengo sempre informati e aggiornati ogni anno. Sulle liste sostanzialmente l'Inter in Serie A non ha alcun tipo di problema. Attualmente con l'uscita di Palacios l'Inter è scesa a 25 calciatori, dovesse partire anche Taremi sarebbero 24, di cui 3 addirittura, non 4, dopo lo correggeremo, sono under 20, sono under 22 sostanzialmente, comunque sono nati nel 2003, quindi non vengono conteggiati nelle liste e quindi l'Inter in Serie A può aggiungere tranquillamente 3 giocatori almeno senza alcun tipo di problema sostanzialmente. Il problema era legato soprattutto al discorso Champions League, dove dopo l'uscita di Palacios l'Inter è scesa, come detto, a 25 calciatori a fronte però di 24 slot disponibili. Questo perché in Champions League l'Inter ha solo 3 calciatori del vivaio interista e questo riduce gli slot da 25 a 24. Dovesse uscire anche Taremi, l'Inter sarebbe arrivata dunque a 24 calciatori su 24 disponibili, ecco, in lista. Quindi l'Inter con l'uscita di Taremi dopo quella di Palacios sarebbe ufficialmente a posto a livello numerico. 3 portieri, 21 calciatori di movimento, liste complete, calibrate al millimetro. Il tema però è il chiedersi, ma la rosa poi è effettivamente al completo con queste cessioni, con quello che c'è a disposizione in questo momento? Qui qualche ragionamento probabilmente viene, qualche ragionamento andrebbe fatto. Perché? Stavamo dicendo anche in diretta, l'anno scorso Inzaghi ha chiesto a gran voce un vice bastoni mancino e scartate le ipotesi più esperte per andare incontro all'idea di Octree, alla fine è arrivato Palacios che non ha mai convinto, Palacios che è stato ceduto in prestito al Monza a gennaio e contestualmente è arrivato Zalewski che quindi è andato a rinforzare la fascia sinistra permettendo a Carlos Augusto di spostarsi dietro. Ora Inzaghi non c'è più, c'è Chivu che non ha mai puntato evidentemente su Zalewski a sinistra e tra l'altro è stato anche venduto all'Atalanta e Chivu non ha puntato e non punta nemmeno su Palacios che va via, quindi anche qui si torna un passo indietro rispetto a quello che c'era l'anno scorso. E allora vi voglio portare un attimo sul campetto, quello che vi condividiamo spesso durante le nostre dirette, per fare un punto quindi sulla rosa dell'Inter dove al momento si nota anche proprio a impatto visivo una difesa che
ha sì 6 elementi, ma 3 sono sbilanciati sul centrodestra sostanzialmente. Tra l'altro Pavard lo possiamo anche colorare di bianco, ormai ecco la sua posizione non sembra più in dubbio anche dopo il cambio numero con il passaggio al numero 5. Quindi difensori sbilanciati sul centrodestra, è rimasta scoperta la casella del vice Bastoni. A centrocampo ci sono invece 7 giocatori nella zona di centrocampo, con il solo Çalhanoğlu in quella zona di campo occupata solitamente da lui e altri calciatori che possono adattare. Comunque c'è un forte affollamento nella zona centrale del campo che non si ritrova invece sulla fascia sinistra o comunque in generale nel ruolo di vice Bastoni, o comunque allargando un po' il discorso, l'Inter potrebbe anche riportare Carlos Augusto a sinistra, potrebbe utilizzarlo come vice Bastoni, può utilizzarlo anche come Di Marco. Abbiamo visto anche Luis Enrique giocare a sinistra all'occorrenza. Ci sarebbe anche un Darmian che potrebbe tornare a fare il quinto, cosa che però tutti quanti da almeno un paio d'anni non ci auguriamo, ma non perché ce l'abbiamo con Darmian, anzi, ma perché è evidente che per fare il quinto serve un altro tipo di passo arrivati a questo punto. E quindi a me continuano a dire, torno per un attimo a schermo intero, poi ricondividiamo la formazione. A me continuano a dire che l'Inter sta continuando a ragionare, sta continuando a lavorare sul difensore, un difensore giovane, ancora una volta, da piazzare sul centro-sinistra, quindi le varie ipotesi che mi state facendo di calciatori destri, terzi di destra, eccetera, non le consideriamo. Sempre l'idea di prendere un giocatore da valorizzare sul centro-sinistra, da prendere però alle giuste condizioni, cioè sono disposti a spendere, sì, ma non tanto per il famoso concetto di qualità e non quantità che ha espresso anche Chivu, per esempio, nelle scorse ore. Quindi se non trovano quello giusto, tutto è rimandato. Akcicek del Fenerbahce è un nome da tenere d'occhio. Al momento non ci sono aggiornamenti, non ci sono stati nuovi contatti delle ultime ore. Sono spuntati altri nomi in queste ore. Si è parlato anche di Chiarodia del Borussia Mönchengladbach. Chiarodia, un altro talento giovane, sempre con queste caratteristiche qua. Ogni arrivo intanto spingerebbe qualcuno fuori dalla lista Champions. Comunque, questa è prima considerazione da fare, a meno che non sia vivaio Inter, ma non vedo nomi all'orizzonte. E quindi cresce in questo momento un po' la sensazione che si possa rimanere così alla fine. E allora, a fronte di un centrocampo piuttosto affollato, come facevo vedere anche in questa grafica, con vari centrocampisti che però possono fare anche il vice Çalhanoğlu, è stato provato Barella, è stato provato Sucic, è stato provato anche Zielinski, forse Barella è quello che convince di più Chivu, Sucic forse è quello più lavorabile in ottica futura, anche se adesso toglierlo dal ruolo di mezzala sarebbe davvero, davvero un peccato. Ci sono diversi giocatori che possono fare più cose e la sensazione proprio è che tra difesa ed esterni si andrà incontro da una situazione in cui i giocatori probabilmente dovranno diciamo spartirsi più ruoli e fare più cose, cosa che potrebbe avvenire anche davanti, dove l'Inter ha sondato e ha lavorato per tanto tempo a questa opportunità Lookman che si era presentata. Non torniamo sulla questione Lookman, diciamo solo che non è arrivato e allora l'Inter non ha trattato veri e propri piani B, da quello che abbiamo visto a quanto pare, per cui il piano B davanti, dove secondo me un elemento con quelle caratteristiche lì manca, farebbe molto comodo e servirebbe, ma a quanto pare non ci si sta più lavorando, non ci si sta lavorando concretamente. Ecco, il vero piano B a quanto pare sarà un cambio modulo con il passaggio al 3-4-2-1 o comunque l'avanzamento di uno dei tanti centrocampisti a ridosso di una delle punte. Ne parlavamo la settimana scorsa in diretta, ne ha parlato oggi anche la Gazzetta dello Sport. Tra l'altro ho fatto uno screenshot alla pagina della Gazzetta che vi condivido con due schieramenti, uno col 3-5-2, Thuram Lautaro davanti, l'altro col 3-4-2-1 con Çalhanoğlu fuori. Non ho ben capito perché Çalhanoğlu fuori, però l'aggiunta di Diouf, che dicono sia stato preso proprio per fare questo, ok, però secondo me c'è da lavorarci molto per integrare Diouf in uno scacchiere titolare, quindi Barella Diouf in mezzo con Frattesi alzato insieme a Thuram alle spalle di Lautaro Martinez. Per carità, scenario credibile, è una cosa che si può fare evidentemente, anche con l'evoluzione che sta facendo Barella in quel ruolo lì, ma per me, ripeto, tra provare a spendere 45 milioni per Lookman, quindi oltre all'impatto economico di questa spesa che avresti fatto, anche l'impatto tecnico che avrebbe avuto un giocatore come Lookman su tutto il reparto offensivo e su quelle che sarebbero state poi le gerarchie dell'attacco, tra fare questo e arrivare ad adattare chi c'è già in rosa, per me in mezzo c'è un ventaglio di possibilità piuttosto ampio che non può essere giustificato semplicemente con il concetto di meglio la qualità che la quantità, che può essere anche vero, però ecco, tra Lookman a 45 e adattare chi c'è già, in mezzo c'è solo quantità, solo giocatori che aggiungeresti senza spostare l'equilibrio dell'Inter, non lo so. Detto questo, io vedo che
Le preoccupazioni nei commenti sono soprattutto relative alla difesa che a quanto pare ha accantonato l'idea di sostituire i centrali, è stata di nuovo rimandata quindi l'idea di sostituire i centrali. L'Inter per me si sta prendendo un rischio comunque dopo i problemi che hanno avuto Acerbi e De Vrij l'anno scorso, ma qui probabilmente la spiegazione che mi sono dato io, la chiave che mi sto dando io si ritrova nelle parole di Bastoni dell'altra sera. Bastoni ha rivelato, ha detto che Chivu gli ha chiesto di spingersi meno in avanti rispetto a quello che faceva con Inzaghi, di farlo quindi nei momenti giusti e di farlo meglio, quindi solo in determinati momenti e non questa continua sovrapposizione, questo continuo alzarsi. È stata un Inter che abbiamo visto più bloccata nei difensori, i centrocampisti più compatti anche a centrocampo e questo in generale ci dà l'idea di un Inter che sfrutterà, almeno questo sembra essere l'idea di Chivu, un po' di meno, anzi forse molto meno, questi continui cambi di posizione, continui cambi di ruolo che erano il punto forte dell'Inter di Inzaghi. È un Inter che quindi potrebbe diventare meno imprevedibile davanti o comunque può diventare imprevedibile sfruttando cose differenti, cioè la riaggressione alta che ha portato ai gol contro il Torino, una maggiore verticalità, quindi andare dritti sugli attaccanti, il dribbling, anche qui so già tanti commenti, ma se cerchi il dribbling hai venduto Zalewski che era l'unico che dribblava. Non è vero, nel senso che comunque il dribbling deve essere efficace, non fine a se stesso e soprattutto avevamo già visto anche al Mondiale per club e nelle amichevoli che nei dati anche altri giocatori in rosa non è che non sappiano dribblare, ma prima non era richiesto. Ora diversi giocatori dell'Inter stanno aumentando la loro quota di dribbling, quindi si può ancora fare. Certo che se poi avessi avuto un Lookman sarebbe stato ancora meglio forse, però l'Inter ha dei giocatori che hanno dribbling che adesso lo stanno aumentando da richieste che prima non c'erano e adesso c'è. Al tempo stesso questa idea di maggiore equilibrio, di meno scambio di posizioni, ti permette anche di spremere meno alcuni calciatori, se non tutti, e di avere un'Inter anche più equilibrata, quindi per andare a proteggere e anche preservare meglio i centrali soprattutto, che sono il vero tema che desta preoccupazione. Quindi questo potrebbe essere la logica dietro questi ragionamenti. Poi giusta o sbagliata lo scopriremo sul campo, fermo restando che la vera differenza per me la faranno sempre solo e soltanto due concetti, la fame e l'attenzione. Queste due cose faranno realmente la differenza sulla fase difensiva e sulla forza della difesa e della squadra dell'Inter. Quindi fame e attenzione sono alla base della nuova Inter o comunque in generale dell'Inter, è anche un po' quello che è mancato l'anno scorso, più di tante altre cose. Quindi l'equilibrio, il non subire troppi gol, più che da nuovi colpi che si possono fare negli ultimi giorni di mercato, secondo me dipenderanno proprio da questi concetti qua. Fatemi sapere un po' la vostra, se siete d'accordo con me, oppure no, anzi, scrivetemelo nei commenti così ci confrontiamo, ne parliamo in diretta alle 19:30. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e vi ricordo il club di Passione Inter dove in queste ore la chat è molto calda in vista anche del sorteggio di Champions League che seguiremo insieme qua sul canale, quindi vi aspetto nel club di Passione Inter www.passioneinter.club per sostenere il nostro progetto indipendente e continuare a far crescere Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.